5 corti nascoste a Venezia. Benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlerò delle corti. Si tratta di una piazzetta quasi sempre senza sbocco, interna ad un complesso abitativo e distaccata dalla viabilità principale. Vi si accede normalmente tramite un sottoportico o una calletta. La corte può avere spesso un pozzo, una scalinata, un colonnato o quelle più belle tutte queste cose insieme. Come il Campiello, anche la corte è sempre stata tradizionalmente, fino a tempi molto recenti, il centro di una microscopica vita sociale. Durante la bella stagione le donne si sedevano in corte al lato della propria porta di casa per svolgere tutta una serie di attività casalinghe, tipo la pulizia delle verdure, del pesce, il cucito, il ricamo o la produzione di collane e di perline, conversando e scambiandosi pettegolezzi. Corte Petriana. Vicino Campo San Polo a Santa Ponal si può trovare la Corte Petriana. All'ingresso della corte, sopra un arco e sul pozzo della medesima, si scolge scolpito un albero con una mezzaluna al piede, stemma della famiglia Petrani. Nel 400 il capostipite di tale famiglia era Antonio, maestro di grammatica, figlio di Jacopo, dottore in medicina. La famiglia rimase fino al XVII secolo e furono sepolti nella chiesa di Santa Ponal. Nella corte petriana Luigi Duodo e Marcantonio Correr eressero nel 1652 un piccolo teatro chiamato Nuovissimo. Corte Barzizza. Se siete vicini all'imbarcadero di San Samuele, a pochi metri, seminascosta, troviamo una delle corti più caratteristiche e tipiche di Venezia. Qua abbiamo una bella scalinata, un pozzo, si entra attraverso un sottoportico, è molto bella da vedere, anche i campanelli in metallo. Corte del Pozzo Roverso. Nel Sestiere di Castello, vicino alla Ruga Giuffa, abbiamo un'altra corte da visitare, anche qua con una scalinata, una fontana e un bellissimo capitello, e in particolare in più rispetto alle altre un ottimo ristorante omonimo da provare. In veneziano roverso significa rovesciato. Corte degli Orbi. Se siete a Santa Maria Formosa, con alle spalle la chiesa, potete trovare un'altra corte nascosta. Sulla destra, in fronte a voi, troverete un sottoportico. Seguendolo, arriverete a una piazzetta che nasconde una leggenda di cui vi ho già parlato e vi linko in alto a destra. Corte Botera.
Arriviamo, a mio parere, alla corte più bella. Per gli appassionati di corto maltese, Venezia appare come un luogo incantato e cita una corte sconta detta Arcana, presa come spunto da Corte Bottera, vicino a San Giovanni e Paolo. Devo dire che questa è una di quelle più nascoste, ci ho messo un po' a trovarla, però dopo ti dà soddisfazione perché è una delle più belle. Questa prese il nome dai fabbricanti di botti. Si può accedere ad essa tramite un cancello ed ha una tipica vera da pozzo, una scala esterna coperta, un arco a tutto sesto murato del XIII secolo e alcune colonne con porticato. Mi sono divertito un mondo a scoprire queste corti, a Venezia è veramente piena. A voi è piaciuto? Ditemi nei commenti se ne volete altre e se fosse così cercherò di accontentarvi. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più, sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!